Buongiorno a tutti ragazzi, un benvenuti a tutti al vostro Luca Taran. Come state ragazzi? Tutto bene? Oggi andremo a vedere un video molto interessante. Parleremo di pressing, come far pressare alta la squadra, quindi riconquistare subito palla e magari favorire una bella azione di contropiede. Perché? Perché ragazzi il pressing fondamentalmente è la riconquista della palla, un po' come nel calcio reale, è una dinamica fondamentale e importantissima. Se noi giochiamo troppo bassi, troppo attendisti, il cosiddetto appunto catenaccio, rischiamo ragazzi incontrando avversari forti quindi di giocare una partita completamente in difesa e nonostante ciò rischiare comunque di perdere e non esprimere quindi un bel gioco. Ricordiamoci che prima di tutto dobbiamo divertirci e per quanto mi riguarda ragazzi il pressing alto, quindi la riconquista della palla e magari la ripartenza in contropiede o comunque lo sviluppo di una bella azione è quello che fa più nel mio caso, ma credo anche in tanti di voi. Prima di andare avanti vi ricordo sempre delle affiliazioni di Amazon e di Gamivo, sono due piattaforme dalla quale possiamo acquistare tutto ciò che vogliamo a dei prezzi veramente ridotti. Adesso tra l'altro siamo nel periodo anche del Black Friday, quindi ci sono degli sconti importanti. Passando al link che trovate nel canale o comunque sotto questo video potete supportare il canale, non vi costa niente, non costa nemmeno un centesimo in più sul vostro acquisto, semplicemente è un piccolo modo per supportare il canale. Sono aperti anche ragazzi gli abbonamenti al canale, quindi chi volesse sottoscrivere l'abbonamento ne sarei veramente molto grato. Ci sono tanti contenuti esclusivi dedicati a chi lo farà e parliamo comunque di costi veramente irrisori ragazzi, cioè che non costano veramente niente, però sarebbe un modo carino e simpatico appunto per supportare il canale. Andiamo ragazzi subito a vedere di che cosa stiamo parlando. Andremo in allenamento e così vedremo un pochino questo discorso del pressing. Prima però di andare sul pressing dovrei fare un piccolo appunto sia sullo schema di gioco della squadra, quindi sullo stile di gioco squadra, che sui comandi. I comandi ragazzi che io utilizzo sono i seguenti. Per quanto riguarda almeno la difesa, abbiamo detto quindi del pressing. Il pressing, qui ci sono fondamentalmente tre tasti che ci aiutano a pressare in maniera corretta ed efficiente. Quindi il primo sicuramente è il tasto della X, quindi il pressing, però bisogna fare appunto una specifica. Il pressing, in questa maniera il giocatore uscirà direttamente sul portatore di palla, andando magari a non chiudere benissimo le linee di passaggio. Talvolta invece è meglio magari pressare un pochino meno il portatore di palla, però disporsi bene in campo, quindi in modo da chiudere le linee di passaggio, chiudere gli spazi e mettere comunque in difficoltà la squadra avversaria accorciando appunto verso il portatore. Un altro modo ragazzi è chiama pressing, quindi io magari sto correndo verso una direzione col mio giocatore che ho selezionato e con il giocatore invece più vicino chiamo appunto il pressing del mio compagno che andrà a cercare di recuperare la palla. Il testa a testa invece ragazzi è quello che vi dicevo prima, quindi il giocatore tenderà a mettersi praticamente in una posizione corretta, rivolto appunto verso il pallone, cercando di intercettare il più possibile, di chiudere la linea di passaggio e di far sì appunto che quel famoso pallone che magari il nostro avversario ha in mente di mandare in filtrante per un attaccante, per un esterno, eccetera eccetera, venga intercettato. Adesso andremo a vedere più nello specifico però ragazzi in campo di che cosa stiamo parlando. Eccoci in campo ragazzi, quindi il nostro pressing come si dovrà sviluppare? Già da queste prime azioni vediamo che avere un pressing alto fa sì che riusciamo a riconquistare subito la palla e ripartire in contropiede. Ecco, vi volevo appunto anche per questo fare una precisazione. Io utilizzo questo modulo, attualmente sto utilizzando questo modulo col contrattacco. Il contrattacco è di per sé, un po' come il contropiede, uno stile di gioco squadra che permette e facilita sicuramente il pressing da parte di tutta la squadra.
Perché? Perché comunque occupa bene il campo. È ovvio che magari giocando ad esempio con un possesso palla questo episodio sarà un pochino meno evidente, ma poiché la squadra chiaramente si tenderà a muovere in maniera un pochino differente, cioè rimarrà più attendista aspettando di riconquistare la palla per poi con il possesso, quindi vari passaggetti vicini, ravvicinati, quindi e tanti tocchi, si arrivi alla costruzione quindi del contropiede, della nuova azione in ripartenza. Il contrattacco e invece il contropiede sicuramente agevolano meglio le ripartenze e il pressing da parte di tutta la squadra. Quindi fa sì che anche lo stile di gioco squadra, ma anche il discorso, quindi stile di gioco giocatori, evidenzi più o meno questo tipo di episodio. Ma ragazzi, io vi posso appunto far notare come con un pressing ben organizzato riusciamo subito a riconquistare la palla e andare quindi a fare gol. Adesso in questo caso non l'abbiamo fatto, ma il messaggio è quello. Quindi il segreto qual è? Quello, quando il nostro avversario ha la palla, cercare subito quindi di accorciare, come abbiamo detto prima, un po' con il singolo giocatore e un po' con tutta la squadra. Quindi intanto porto già gli attaccanti su. Perché? Perché chiaramente ragazzi questo fa sì che, avendo la squadra più alta, e vedete in questa occasione io non sono andato direttamente sull'uomo, ma sono andato sul movimento che stava facendo quell'uomo. Come? Quindi premendo in contemporanea il pressing con il tasto della corsa, con lo scatta. In questa maniera ragazzi vedrete che io riesco semplicemente con il pressing, senza premere nient'altro, a riconquistare la palla. No, finalmente abbiamo segnato. Quindi, prima cosa da fare, ad esempio, dalla rimessa, quindi magari porto su anche già la difesa, avete visto in basso la lavagnetta come ho mosso il baricentro della squadra, e poi ragazzi magari in questa occasione ecco cerco di mettermi bene con il tasto che abbiamo visto prima, il testa a testa, perché con il testa a testa io riesco a non pressare direttamente, però comunque ad accorciare notevolmente sull'avversario. Quindi premendo un po' la combinazione pressing con testa a testa riesco a mettermi bene e riconquistare subito palla. Ragazzi, poi ovvio che alcuni avversari sono molto bravi a eludere il nostro pressing, quindi facendo magari un buon possesso oppure facendo delle triangolazioni molto veloci, però diciamo che comunque riusciremo a metterli in difficoltà. Ecco, guardate qui ragazzi, altro trucco, altro segreto più che trucco, cercare di non muovere ragazzi la difesa, cioè la difesa proprio deve essere l'ultima spiaggia che andiamo a muovere e a toccare durante il nostro pressing. Perché? Perché ragazzi la difesa deve cercare di rimanere il più possibile salda come è stata messa da noi in campo, perché ragazzi oltre alla difesa c'è la porta, quindi rischiamo chiaramente di prendere gol. Mentre in questa maniera, muovendo quindi i centrocampisti o gli attaccanti, dipende un pochino dal modulo che stiamo anche utilizzando, riusciremo sicuramente a essere più efficaci. Adesso qui lui è stato bravo e fortunato a passare, però comunque avete visto ragazzi come subito con il chiama pressing, che adesso è un tasto che andremo a vedere più nello specifico appena il nostro avversario avrà di nuovo il pallone, andremo a chiudere le linee di passaggio e allo suo tempo andremo a cercare di riconquistare la palla. Quindi lui, adesso qui cerco di non prenderla, ok, quindi io chiamo il pressing. Ragazzi vedete che si selezionano due giocatori, perché? Perché in questa maniera praticamente uno, che siamo noi, diciamo, andremo subito sul portatore di palla, mentre l'altro cercherà di riconquistare subito il pallone. Cosa importante ragazzi, magari ecco in questa occasione del chiama pressing è meglio far che cosa? Uno, mandarlo su il portatore di palla, mentre l'altro alla chiusura dello spazio. Quindi il chiama pressing ragazzi, fondamentalmente il nostro giocatore che muoviamo noi dobbiamo cercarlo di mettere quindi in
modo che la palla non filtri, mentre quello del chiama pressing, ragazzi, è un movimento automatico che fa la CPU, andrà sempre sul portatore di palla, quindi in quel caso dobbiamo essere bravi noi, perché altrimenti con un passaggio, comunque con magari un semplice movimento, rischia di saltarci 2 giocatori in un colpo solo. Comunque ragazzi, non so se avete notato, ma riusciamo a riconquistare sempre la palla nella tre quarti avversaria in questa maniera. Perché? Perché chiaramente siamo aggressivi, siamo alti. Guardate anche qui, c'era il nostro terzino dietro che stava già accorciando, e noi comunque con il nostro giocatore siamo andati subito a riconquistare la palla. In questa occasione, ragazzi, vedete, io non mi sono subito buttato sul portiere, ma bensì ho temporeggiato un pochino con il testa a testa, in modo tale da cercare di prevedere magari quelli che potevano essere le sue intenzioni e il suo passaggio magari al difensore lì vicino. Quindi anche in questo caso una rimessa laterale, ah no, è a nostro favore, ok. Sto tirando, ragazzi, perché così almeno passo la palla a loro e vediamo un po' in fase di difesa come poterci comportare. Quindi vedete, ragazzi, avete visto il movimento, quelle freccette blu che si sono illuminate dietro praticamente il giocatore che abbiamo chiamato? Ecco, ragazzi, quello lì è il famoso tasto che vi dicevo poco fa del chiama pressing. Io con Gilberto Silva ho cercato di mettermi in posizione, mentre con Messi ho cercato di effettuare appunto il pressing. Poi, ragazzi, bisogna a volte stare attenti con il chiama pressing, perché secondo la zona di campo in cui siamo rischiamo di lasciare un buco. Infatti magari il chiama pressing va utilizzato più che altro in fase magari del centrocampo o dell'attacco. Ve lo sconsiglio come tasto in zona difensiva, perché rischia che magari faccia uscire un centrale o comunque un giocatore che è importante in quel momento che stia in posizione e ragazzi, ci lascia un buco chiaramente incredibile. Quindi subito, appena l'avversario magari indietreggia, subito quindi si va a pressare. In questo caso avete visto, ragazzi, avevo Messi che stava andando per riconquistare la palla, metti fretta, chiaramente metti pressa all'avversario, e l'avversario il più delle volte è costretto a sbarazzarsi subito del pallone e a sbagliare allo stesso tempo quindi magari il passaggio. Quindi io qui mi metto bene, cerco di chiudere e, ragazzi, ho chiuso bene. Quindi tasto testa a testa e chiudo gli spazi. Ve lo faccio, ragazzi, rivedere magari. Quindi io cerco inizialmente di mettermi bene con il corpo, accorciando intanto sull'avversario, dopodiché come avete potuto notare la squadra rimane subito aggressiva e riconquista la palla. C'è anche un altro tasto, ragazzi, di cui ancora non vi ho parlato, che però va usato con cautela, magari ecco più in zona centrocampo difesa delle volte, per spostare un avversario, che è il tasto dello spalla a spalla. Quel tasto, ragazzi, serve fondamentalmente per dare una spallata appunto all'avversario e spostarlo dal pallone. Il fatto qual è? Che purtroppo con questo gameplay, con questo arbitraggio che c'è attualmente su questo gioco, il più delle volte si rischia di fare falli e a volte che ci costano anche magari rigori o comunque situazioni poco gradevoli. Quindi inizio il pressing, mi metto in posizione, non mi butto subito. Vedete, ragazzi, lui è costretto ad andare alla fine per vie laterali, e comunque con questo modulo, ripeto, che è molto duttile perché occupa bene tutto il campo,
riusciamo a riconquistare la palla. Ok ragazzi, vorrei magari farvi vedere un'azione in cui ha la palla nella mia tre quarti l'avversario. Avete visto ragazzi, quindi subito riconquista della palla. In quel caso che ho fatto? In quel caso ho premuto chiaramente il tasto del pressing, perché in certe occasioni non posso più temporeggiare, quindi temporeggio diciamo quando sono nella tre quarti avversaria come in sto caso, ma in altre occasioni ragazzi, quindi quando magari mi trovo sulla mia tre quarti insomma difensiva, bisogna cercare subito di riconquistare la palla. Perché altrimenti un giocatore bravo, sia quindi come player in campo ma anche come player diciamo alla console, potrebbe altrimenti magari farmi un'imbucata e farmi gol. Un altro metodo per alzare quindi la squadra, perché parliamo quindi sempre di tenere la squadra alta per pressare al meglio chiaramente, è quello di alzare le tacche. Io ragazzi in questo momento sto usando praticamente solo il tasto del pressing con il tasto del testa a testa. Come potete vedere si riconquistano comunque tanti palloni e quindi ci dà la possibilità di ripartire subito. Un altro tasto che vi faccio adesso vedere è quello di alzare le famose tacchette squadra. Quindi battiamo sto calcio d'angolo, tanto non ci interessa in questo momento fare gol. Se io ragazzi porto su, avete visto in basso a sinistra, la mia tacchetta, quindi la metto rossa, almeno la prima tacchetta, la squadra ragazzi sarà più aggressiva, quindi tenderà a essere ancora un pochino più alta. E come potete notare quindi lasciamo pochissimi spazi praticamente alla manovra in fase difensiva del nostro attaccante. Certo, questo ci espone anche un pochino di più, come detto prima, a un contropiede, perché nel momento in cui magari troviamo un attaccante bravo nell'eludere il nostro pressing, fa sì che siamo sbilanciati e magari prendiamo un contropiede. Quindi qui cerco di mettermi bene con il corpo. In questo caso ragazzi, ecco, ho chiamato il pressing, ma allo stesso tempo con il mio giocatore stavo andando a pressare il portatore di palla. Perché? Perché come detto prima eravamo in una zona di campo che iniziava a essere un pochino critica e quindi in quel caso bisogna chiudere subito. Quindi ragazzi, ricapitolando, uso il testa a testa nella tre quarti avversaria, quindi qui mi cerco di mettere bene, accorcio e al momento buono intervengo. Ok, tanto qui ragazzi l'avversario non ci può far male, al massimo cerca di fare possesso palla e di uscire dal nostro pressing, però se noi siamo bravi appunto a metterci bene, a chiudere gli spazi, sarà difficile. Nella parte invece diciamo della nostra metà campo ragazzi, ecco qui io mando tutti alla riconquista del pallone. Di conseguenza che tasti devo premere? Devo premere il tasto del chiama pressing in alcune circostanze, magari quando voglio chiudere una linea di passaggio ma allo stesso tempo pressare. Premo la X, quindi che è proprio il tasto del pressing, e metto però anche allo stesso tempo, quindi bisogna giochicchiare un po' con il testa a testa. Ricordiamoci ragazzi le funzioni, quindi il testa a testa serve per metterci bene, come in questa occasione che ho recuperato comunque palla facendo così, e posso ripartire in contropiede. Quindi ragazzi, come dicevamo, era questo. Faccio qui il pressing diciamo un pochino più di posizione, ecco, chiamiamolo così, andando a chiudere le linee di passaggio, e nel momento in cui ho l'opportunità intervengo o con la X o con lo spalla a spalla o comunque chiamando il mio compagno per cercare di riconquistare il pallone. L'importante ragazzi, ecco, è cercare di muovere il meno possibile la difesa per evitare appunto che si creino dei buchi. Talvolta purtroppo sarà necessario dover far uscire per forza un difensore, però in quel caso, anche a costo di fare un fallo,
meglio un fallo appunto che un gol magari subito. Io qui vedete mi avvicino, mando già, come potete notare, il pressing del mio compagno. Avete visto le freccette sotto Gilberto Silva che si apprestava. Qui ho premuto, ecco, il tasto spalla a spalla per riconquistare il pallone e cerco poi di andare a fare gol. È un discorso da provare principalmente in allenamento, quindi o comunque in partita, allenarvi e cercare di capire come si muove la squadra in campo per effettuare il miglior pressing. Sicuramente il mio consiglio è quello di stare alti, quindi di muovere talvolta anche il baricentro, muovere magari la tacchetta della squadra, quindi quella in basso che abbiamo visto a sinistra. Vi sconsiglio di metterle tutte e due su, ma eventualmente solo una, perché altrimenti la squadra diventa sì molto pressante, però allo stesso tempo anche molto scoperta in difesa. Bisogna ricordarsi sempre con che stile di gioco stiamo giocando. Il contropiede è uno stile che di suo pressa molto alto, quindi però magari ci concede anche qualcosa in difesa. Il contrattacco invece è una via un pochino più equilibrata fra il possesso e il contropiede, quindi secondo me in questo momento forse fra i due è meglio il contrattacco per lo stile di gioco. È determinante lo stile di gioco dei giocatori che abbiamo, è determinante il modulo che abbiamo messo in campo, perché chiaramente determinati moduli occuperanno meglio il campo rispetto ad altri e saranno più o meno bilanciati. Quindi ragazzi, detto ciò, non vi resta che allenarvi e provare. Io vi ringrazio di essere stati con noi, fatemi sapere nei commenti che ne pensate. Un saluto dal vostro Luca Taran, ciao!